Come è possibile che un gigante come KTM sia arrivato a questo punto attraverso Pirer Mobility? Fallirà? Si può salvare? E in che modo? Ma soprattutto cosa succederà all'azienda? Chi la compra? La vendono? La smembrano? E la MotoGP cosa succederà? Quando faccio video o scrivo articoli sulla situazione di Pirer Mobility e KTM, o vengo ringraziato per le informazioni o vengo criticato da persone che mi dicono che mi invento le cose, che non so leggere i dati, che non metto le fonti. Queste persone che mi ringraziano o mi criticano, però mi fanno le stesse domande, hanno una cosa in comune. Ecco, questo video risponde a queste domande con le fonti e tutti i dettagli. Volete sapere come si è arrivati a una situazione del genere, come se ne può uscire e cosa succederà? La cosa che ci interessa di più, che sono le corse? Bene, guardate questo video qua. Ciao da Mister N. Rallento un po' perché insomma il video è lungo, c'è tanto da parlare, ma dopo questo video saprete tutto di KTM, tutto quello che è successo e che le varie opzioni che si possono verificare. Ok? Allora, di KTM e della crisi all'interno di Pirer Mobility ho parlato tantissimo, ne ho parlato per primo e all'inizio sono stato, come sempre succede a chi fa le cose un po' in anticipo, ignorato, sminuito, deriso, magari anche accusato di qualsiasi tipo di cosa, soprattutto dai fanboys di KTM. Dovete sapere che i fans rifiutano psicologicamente certe situazioni, non ci vogliono credere e quindi ovviamente negano l'evidenza e più tu insisti e più si arrabbiano. Poi la situazione è diventata oggettivamente tragica e non è stato più possibile nascondere la crisi, anche perché società quotate in borsa sono obbligate a diffondere le informazioni sul loro stato di salute. Poi si comprano un pochino la stampa che addolcisce il boccone, ma comunque le informazioni le devono rilasciare correttamente, sono obbligati. A quelli che mi chiedono, arrabbiati e soprattutto sospettosi dove trovo i dati, e di solito si tratta dei soliti negazionisti o di fanboys che non accettano la situazione come perché non gli piace, rispondo sempre allo stesso modo. Le informazioni le rilascia Pirer Mobility stessa e lo fa qui. Vedete, lo fa qui, nella newsroom peerermobility.com/en/newsroom. Qui dentro ci sono tutte le informazioni di tutti i tipi finanziari, di investor relation, eccetera, rilasciate da Pirer Mobility. Ok? Bene. Eh, Se gli altri siti non ve le raccontano, perché la cosa è scomoda e si perdono i banner, le moto in prova o gli inviti alle presentazioni, magari le gite aziendali con le visite aziendali e gli hotel, eccetera. Non è un problema mio. Trovate nei 17 anni di Mr. Helmet un contenuto inventato non corrispondente a verità e dopo ne riparliamo. Comunque qualcuno ancora non ha capito che io faccio questo di lavoro e che Mr. Helmet è un hobby. Io sono un analista, qui sono a casa mia. Ok, non ci sono segreti. Poi possiamo discutere che i dati li interpreto correttamente o meno, però in situazioni così eclatanti come questa di KTM non c'è molto da interpretare, cioè un debito è un debito, un buco è un buco, un invenduto è un invenduto e un crollo del titolo è un crollo del titolo, ok? C'è un altro posto in cui si può affrontare la realtà ed è questo qui dove si può seguire l'andamento del titolo in borsa. Se voi cercate su Google andamento Pirer Mobility, trovate qui le azioni e scoprite quanto valevano 5 giorni fa, un mese fa, 6 mesi fa, dall'inizio dell'anno, un anno fa, 5 anni fa e nel periodo massimo che Google ti dà e scoprite quanto ha perso. Scoprirete che ha perso quasi l'80%, in 5 anni ha perso il 78,32, in un anno ha perso il 78,28, dall'inizio dell'anno ha perso il 75, negli ultimi 6 mesi il 67, nell'ultimo mese il 48 e così via. Poi potete trovare sotto, vedete, anche informazioni un pochino più dettagliate con delle situazioni molto più professionali dal punto di vista del layout, però questo dovrebbe essere sufficiente, ok? Non ci sono segreti. Bene, andiamo avanti. E diciamo che io penso che per quanto riguarda l'andamento in borsa non sia sempre rappresentativo per chi dice che non vuol dire niente.
Se però una società perde in un anno quasi l'80% del suo valore, allora la cosa non può essere ignorata. E insieme ad altri dati, a meno di non voler essere proprio dei fans negazionisti, certe conclusioni si devono prendere. Allora, contestare serve, ripeto, alle riviste che prendono soldi, a chi viene pagato per farlo, quindi a chi fa comunicazione per KTM, oppure chi viene pagato da KTM per fare comunicazione in sua vece, in maniera magari occulta, che quindi fare articoli edulcorati, raccontare di gamma, modelli nuovi, di sedi bellissime, e qualche banner e tutte, insomma, prendete i soldi voi, io no, voi non credo, quindi leggiamo i dati. Ecco il momento di rispondere alla prima domanda: cosa è successo e soprattutto come è successo, ok? Come è successo? Innanzitutto c'è un problema, che ci sono alti livelli di indebitamento. Nel 2023 l'indebitamento era di 775,9 milioni, nel 2024, e ci si avvia alla fine dell'anno, l'indebitamento è di 1.567 milioni, cioè 1,5 miliardi. Attenzione, che quando, diciamo per l'anno fiscale 2024, allora questo aumento a cosa, diciamo così, è attribuito? Oltre alla situazione difficile, anche, e questo va a onore di KTM, ad un ulteriore supporto finanziario ai rivenditori e ai fornitori, nonché a una domanda inferiore, questo l'abbiamo detto, rispetto alle aspettative nei mercati principali di KTM. Attenzione che quando trovate nei report i numeri con la virgola, quindi 1,567 milioni, non si tratta di 1,5 milioni, ma del modo che alcuni paesi hanno di contraddistinguere migliaia e decimali. Noi usiamo il punto per le migliaia e la virgola per i decimali, mentre in certi altri paesi fanno il contrario. Dico questa cosa perché sono stato ripetutamente insultato, perché secondo qualcuno non ho capito che i debiti di Pirer Mobility non sono di 1.500 milioni, ma di 1,5 milioni. Sembra incredibile, ma è successo anche questo. Non è così, ok? Dopodiché c'è il secondo punto che è importante per capire la situazione a cui siamo arrivati oggi con Pirer Mobility e con KTM e le altre consociate, quindi Husqvarna, GasGas e MV Agusta, che è il calo della domanda, il famoso calo della domanda. Sia i mercati statunitensi che quello europeo hanno mostrato una domanda più lenta, in particolare il segmento delle motociclette ha registrato un calo negli Stati Uniti del 6,3% delle immatricolazioni da gennaio a settembre 2024, mentre invece la domanda in Europa è rimasta più o meno stabile. Anche il segmento delle biciclette affronta un lungo processo di riduzione delle scorte, influendo, diciamo così, negativamente sui ricavi, e che è la roba che spaventa di più, no? E soprattutto sui margini. Ricordate la parola margini. Una nota, ve lo dico, anche se il calo in Europa di Pirer Mobility non è stato esagerato, l'azienda affronta un problema gravissimo suo storico, che è quello dei margini, della esiguità dei margini. Cosa vuol dire? Per via dei costi alti di produzione, KTM non guadagna abbastanza su ogni singola motocicletta. Io l'ho detto molte volte, ma forse è sfuggito. Fatturare, fare margine, incassare, lo sa anche uno che ha un banco di frutta al mercato, ok? O che vende macchinine o che vende qualsiasi cosa. KTM fattura, magari anche in cassa, ma non fa margine. Quando hai dei margini bassi, se succede qualcosa di brutto al mercato, cioè se vendi di meno, hai delle spese improvvise così, sei vulnerabile. È la situazione di Pirer Mobility. Possiamo parlare anche al volo dei motivi di queste basse vendite, ma è un giudizio mio, non è un discorso finanziario. Allora, il primo è il calo globale, ok? Che è un classico, no? Quindi calo globale, crisi globale, che è uno dei cartoncini che usa sempre Pirer. E quindi vale per tutti. Però per Pirer Mobility ci sono anche dei motivi legati alla confusione dei marchi, alla percezione del pubblico, qualche modello che non è riuscito particolarmente, i prezzi abbastanza alti, abbiamo detto perché KTM cerca di fare margine, e Pirer Mobility in generale, soprattutto la confusione dei marchi KTM, GasGas, Husqvarna e CF Moto con prodotti molto simili. Non serve che io dia giudizi, lo fa già il mercato. Per quanto riguarda il mercato delle bici, che KTM usa sempre come alibi,
In realtà, possiamo parlare, diciamo così, anche di queste vendite qui. In realtà è tutto vero, risale al Covid. Vi spiego velocemente la storia delle biciclette, okay? Durante il Covid, sull'impeto, moltissime aziende sono state colpite da questo, diciamo così, impeto di acquistare monopattini e bici elettriche. Hanno effettuato ordini ingenti, soprattutto di componentistica, dal Giappone, dalla Cina, quindi, no, Shimano, insomma, dalle batterie, così, a prezzi molto alti perché c'era una grandissima richiesta, con una bassa disponibilità che ha richiesto quindi del tempo. Quando queste biciclette elettriche sono arrivati i materiali, sono state costruite, la domanda era ormai, diciamo così, in calo. Chi aveva ordinato le bici, se le era procurate, era riuscito a procurarsele, non ne aveva più bisogno. Gli altri non le hanno più comprate. E quindi cosa è successo? Queste bici sono diventate disponibili, l'onda della richiesta era ormai scesa e quindi i magazzini si sono trovati pienissimi, con l'aggravante che la tecnologia nel frattempo era diventata obsoleta, che era stata acquistata un anno prima, era diventata obsoleta e in più era stata pagata anche cara per via della esigua disponibilità. E quindi tanto invenduto, pagato caro, ammassato nei magazzini, che costa comunque mantenere, e quindi la richiesta di componentistica obsoleta, e quindi molte aziende hanno capannoni pieni di biciclette. KTM non fa eccezione, ma ve ne sono anche tante altre che hanno avuto delle difficoltà. Non si è nascosta nella situazione di questo tipo TM, non si è nascosto Fantic, eccetera. Bene, e poi ci sono un'altra cosa, un altro motivo di queste difficoltà sono gli impairment, ovvero i costi delle scorte. Appunto, sono, diciamo, gli impairment sono gli indebolimenti, quindi sono dei costi per quanto riguarda delle attività che non puoi smettere di fare, quindi la ricerca e sviluppo, l'aggiornamento dei modelli, l'adeguamento, che ne so, anche diciamo, alle emissioni, e queste cose impatteranno ulteriormente sulla stabilità finanziaria. Allora, i livelli di inventario sono aumentati, le scorte costano a mantenerle, e quindi questo punto si collega ai precedenti. Quindi le scorte da smaltire, lo stoccaggio, i bassi margini, i costi di adeguamento del prodotto, la ricerca e sviluppo, sono tutti costi che gravano pesantemente soprattutto sulle grandi aziende. Tenete conto che più un'azienda è grande e più avrà problemi a fare queste cose, a gestire queste situazioni qua. Allora, i passi suggeriti vedono innanzitutto una grande, riduzione dei costi, okay? Ehm, quindi la domanda è: cosa farà, Pirer Mobility? Cosa farà? Allora, la prima cosa che deve fare è gestire, no, l'inventario e i volumi. Non sono cose che dico io, sono cose che dice KTM nelle sue relazioni all'indirizzo che avete visto. Gestire l'inventario, in modo efficiente, ottimizzare i volumi, cioè produrre meno e produrre esattamente quello che serve, adeguarsi alla domanda e non alle previsioni, quindi alla domanda attuale, a quello che la gente vuole adesso e non a quello che tu pensavi che la gente volesse, snellire la produzione, e quindi potrebbe, diciamo così, contribuire a stabilizzare il flusso di cassa. Ripeto, non sono mie considerazioni, sono le considerazioni che Pirer Mobility dice di voler intraprendere, le attività che dice di voler intraprendere, nelle sue relazioni. Ma sono anche quelle che sono giuste da fare, perché è assolutamente così che si fa in tutti i casi. Poi il focus sull'alto margine, cioè abbiamo visto che il problema di KTM è il margine, e quindi deve fare un focus sui segmenti, concentrarsi sui modelli premium, le linee di prodotti più redditizie, quelle che vendono di più, quelle che fanno, oppure, e anche, quindi non solo, ma anche, diciamo che, può implementare le partnership strategiche, quindi con situazioni come Bajaj e CF Moto, che, le consentono a Pirer Mobility di produrre di più a costi più bassi, okay? Come vedete, il primo problema di KTM è sempre lo stesso, è guadagnare di più da ciascuna moto. Come fa Honda, che vende moto a prezzi più normali, ma spende poco per farle, oppure come Ducati, che fa moto molto costose, che gli costa molto farle, ma le vende a prezzi anche più alti, perché ha un brand e tutta una situazione così. Guarda caso, attenzione, che proprio Ducati sulle moto che vende a prezzi meno alti, diciamo moto più medie come il Monster, qualche problema ce l'ha, e quindi è evidente che la situazione è reale, è un problema reale non solo di Pirer Mobility, KTM, ma di tutto il mercato, di tutte le aziende, soprattutto europee, però quelle più grandi come Pirer ne soffrono di più.
Cos'altro può fare? Cos'altro deve fare? Cos'altro ha individuato di fare Pirer Mobility? Ridurre i debiti e fare soldi. Vabbè, è arrivato Mister Helmet per dire questa cosa. La verità è che deve limitare ulteriori richieste di finanziamento. È difficile quando hai bisogno di soldi, però devi impegnarti. Quindi, soprattutto ogni debito potrebbe aggravare la situazione finanziaria, soprattutto le pianificazioni. Vedete, non ha emesso le previsioni di fine 2024, l'H1, quindi la prima metà lo ha emesso, la seconda no. Perché la situazione è abbastanza brutta. Quindi deve ridurre il debito, deve anche farsi aiutare dagli azionisti, deve trovare, diciamo così, magari anche un'acquisizione da parte di qualche privato per diciamo ritrovare stabilità, quindi vendere un po' di azioni, eccetera. Questa è un'altra cosa. Dopodiché c'è la gestione e ristrutturare il bilancio 2024, cioè come fare? Cioè deve ridurre l'impatto degli aggiustamenti e questo fatto diciamo che potrebbe comportare la finalizzazione di queste debolezze sulle attività immateriali e l'eventuale, come si dice, goodwill residuo, che è il valore che rimane da, come posso dire, da un'acquisizione una volta che ho finito di allocare la variazione, cioè il delta, quindi la differenza fra il prezzo pagato e il patrimonio netto dell'azienda acquisita, patrimonio netto contabile. Ok, adesso la parte che i fans di KTM mi contestano sempre e che odiano di più, cioè i numeri brutti di Pirer Mobility, che noi riassumiamo sempre con KTM perché è la più grande fra le aziende che compongono Pirer Mobility, però sono i numeri che fanno stare male questo colosso arancione. Li espongo, credo, per la terza o quarta volta, però questa volta li asciugo ulteriormente, mi ci infilo un po' più dentro, così vi spiego le differenze, ok? Ve li faccio vedere. Allora, il primo numero brutto sono 605 milioni di una cosa che si chiama Promissory Note Loan and Private Placement, così lo chiamano nel bilancio. È un documento vincolante giuridicamente, cioè va in carcere, che il mutuatario, cioè chi chiede i soldi, si impegna a rimborsare, no? Per quanto riguarda il prestito, tutti gli interessi, le commissioni maturate, il documento ti dice tutto, ti dice anche quali sono i termini di pagamento, come devi pagare, quali sono le condizioni del prestito, quindi prima di poter erogare i fondi di questo prestito, tu accetti tutte queste clausole, le firmi, è una specie di una cambiale valida, ma molto molto complicata. Questo è il primo debito, tenete a mente 605 milioni. Poi ci sono 215 milioni 215 milioni di EIB loan, che sono il prestito della European Investment Bank, che sono la banca di investimenti europei. Ti presta 215 milioni, anche qui glieli devi ridare. Poi ci sono 122 milioni di OEKB Financing. Che cos'è la OEKB? La Österreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft, che fa paura, e cioè la Banca d'Austria, cioè più che la Banca d'Austria è l'agenzia di credito all'esportazione, ogni paese ne ha uno, l'ECA ufficiale dell'Austria, e sono 122 milioni di finanziamento. Dopodiché da restituire ci sono anche 383 milioni di working capital financing, il finanziamento del capitale circolante. Cioè il finanziamento del capitale circolante che cos'è? Quando un'azienda prende in prestito del denaro per coprire delle attività, delle operazioni quotidiane, non so, pagare dipendenti, pagare delle spese, le buste paga, invece di fare investimenti sulle attrezzature e sulle altre cose. Questo 383 milioni, ricordatevelo, 383 milioni fa molto onore, anche se è un numero grosso, a KTM, perché è la somma che KTM e Pirer Mobility in generale ha erogato nei confronti della rete vendita per supportarla. Ok? Bene. Sono finiti qui i finanziamenti? No, no, ci sono ancora 164 milioni di vari ed eventuali. Va bene? Tutte queste somme, signori, vanno restituite a interlocutori diversi. Abbiamo visto quanti sono e quali sono, non sono certo delle persone qualsiasi, e soprattutto vanno restituite con una modalità diversa, con degli obblighi diversi, delle tempistiche diverse, delle situazioni diverse, da Pirer Mobility e le società che la compongono. Ok? Adesso rispondo all'ultima domanda. L'ultima, la penultima in realtà. Che succede adesso a Pirer Mobility? Fallisce? Chi se la compra? Correranno la MotoGP? Ehm,
quindi ci sono 3 tematiche, no, fallimento? C'è il fallimento, sì o no? C'è la vendita? La MotoGP viene chiusa? Queste sono le 3 cose che tutti vogliono sapere. Cioè, che fine fa la roba che mi interessa a me? La moto la posso comprare? Si chiamerà sempre così? Potrò vedere le corse a Costa, Bastianini, Vignales, Binder? Va bene, vi rispondo, però prima vi faccio vedere, è importante che voi sappiate, perché anche io mi son dovuto andare a guardare come è fatta e a chi appartiene KTM e Pirer Mobility e chi sono i partner, questi famosi partner, perché così potete capire anche chi eventualmente, se sarà venduta, se la potrebbe comprare. Quindi Pirer KTM è la società che la controlla. Vi faccio vedere una cosa. Pirer Mobility AG è costituita, diciamo, è fatta in 2 modi. C'è una parte, public trading, cioè le azioni che potete comprare, e poi la parte che si chiama Pirer Bajaj AG. Questa società Pirer Bajaj AG, come dice il nome, è composta dalle industrie Pirer, quindi Stefan Pirer, proprio il signor Pirer, e poi Bajaj Auto International, BV, perché hanno costruito una società tedesca, ma sono gli indiani di Bajaj, che conoscerete molto bene per tante motociclette, tante i 3 ruote, cioè sono leader assoluti nel mercato dell'India asiatica e quelle zone lì. A sua volta, diciamo così, Pirer Industry possiede tutte le Pirer e le consociate, le Konzerngesellschaft MBH consociate sue, le società sue, e Bajaj possiede il 100% delle società sue. Ma all'interno di Pirer Bajaj AG, guardate bene che la percentuale sta al 50,1% per Pirer Industry e al 49,9% per Bajaj Auto International. Quindi ci deve essere una maggioranza, ma è risicata, molto importante. Cosa vuol dire questo schema? Questo schema vuol dire una cosa molto importante, cioè che la partita si gioca nella Pirer Industry, nella Pirer Bajaj, dove Bajaj, che è partner di Pirer dal 2007, manca, diciamo così, per avere la maggioranza di uno 0,1-0,2%, e quindi per diventare paritaria le manca veramente poco. Quindi sono gli indiani i più probabili acquirenti, non i cinesi, che hanno una partnership sì ma dal 2018. Poi se ingrandiamo tutte queste scatoline, i cinesi li troviamo, quelli di CF Moto, in qualche modo li troviamo in qualche percentuale, ma non sono la presenza più importante, d'accordo? Quindi è molto importante che capiate questa cosa qui. Spero di essermi spiegato. Le fonti, quelli a cui girano, diciamo così, le scatole per i miei video chiedono sempre le fonti, come se non facendole vedere nei video o negli short o mettendole solo come link io possa imbrogliare la gente inventandovi dei numeri, quindi andando anche magari in galera per calunnia o diffamazione, oppure mi chiedono le fonti sotto gli short di 30 secondi, poi però non sanno leggere i numeri con i punti e con le virgola. Prima di rispondere all'ultima domanda, che succede a KTM, Pirer, chi fallisce, chi la compra, anche se abbiamo detto che forse saranno gli indiani, cosa fa la MotoGP e tutto il resto, vi faccio vedere una tonnellatina di fonti dove c'è un po' quello che ho spiegato in questo video, e dopo magari con il link che vi metterò voi potrete aprire questo documento e guardarvelo alla luce delle cose che ci siamo detti per semplificare, perché questo video sembra lungo, ma in realtà è una semplificazione della situazione. Vi faccio vedere al volo questo documento che si chiama PDF in Investor. Ok? Cosa succede? Ma allora, gli analisti, diciamo, vi faccio vedere questo. Intanto ve lo apro e vi faccio vedere. Innanzitutto, questo è la fotografia di KTM con i numeri, le motociclette prodotte, gli impiegati, cosa fa, quali sono i marchi e tutto il resto. Dopodiché, nella seconda, poi c'è questa, no, l'albero che vi ho fatto vedere in un'altra situazione, l'albero con le società, la Pirer Mobility AG è fatta in questo modo qui, con tutte queste cose qui, tutte le biciclette, Felt, gas, tutte queste situazioni qui. Queste sono la mission, i valori aziendali, gli obiettivi, va bene, queste sono cose di marketing e comunicazione, il posizionamento dei brand, dove ogni marchio ha una caratteristica di pubblico a cui si rivolge, e spiegato ancora qui il famoso scenario delle biciclette, e scoprirete quante biciclette da smaltire e per quanti marchi ha Pirer Mobility sotto Husqvarna, GasGas,
Felt, poi anche le KTM, e poi la crescita dei dealers, quindi per quanto riguarda le motociclette e le biciclette, perché KTM e Pirer Mobility hanno anche dei dealer dedicati per le bici. La partnership con Bajaj, guardate, dove parla del 75% delle share, l'abbiamo visto, no? E poi diciamo così, all'interno di Pirer Mobility, nella società Pirer Mobility AG, e poi Bajaj quello che fa e tutto il resto. E poi la partnership con CF Moto. Strategic Partnership si chiama quella con Bajaj, attenzione alla differenza, joint venture si chiama quella con CF Moto. Sono due cose molto diverse, è molto importante questa denominazione. Poi c'è, qui vedete il mercato dal punto di vista della produzione, quindi la piantina mondiale delle aziende, degli stabilimenti. Poi questa è la performance finanziaria pluriennale, con uno speciale, viene sottolineato uno speciale durante il Covid, l'EBITDA, e poi alla fine in basso a destra vedete il free cash flow è decisamente negativo. Questa è H1, vuol dire half one, la prima metà del 2024, sviluppi e risultati. Fa vedere quali sono stati negativi, ve li fa vedere. Per la seconda metà non verrà prodotto questo documento, quindi perché la situazione è molto grave. I fatti, vedete, il ricavi, l'EBITDA in negativo, gli impiegati, le motociclette prodotte, e qui tutte le spiegazioni di quelle cose che vi ho detto io: ridurre i costi, ridurre la produzione, ristrutturare il settore delle bici, cioè non mi sono inventato niente, le cose che vi ho detto sono qua dentro. Poi qui c'è lo sviluppo dei mercati delle moto in Europa, in America, in Australia, con tutte le unità vendute. Poi dopo questi dati ve li ho dati in altri video quando parlavo della crisi, con le unità vendute per Europa, Nord America, per continente, ok, dei vari marchi, e poi dopo scoprirete delle cose importanti. E poi il working capital on high level, focus still on supported dealer network. Cosa vuol dire? Che sono quei 383 milioni di debito che Pirer Mobility ha contratto per aiutare la rete vendita, ok? È molto importante questo, perché le concessionarie sono quelle che poi ti devono vendere motociclette, quindi sono stati fatti grossissimi investimenti. Se è vero non lo so, ma immagino di sì, non si può mentire su certe cose. Il mercato delle biciclette, overheated viene definito, quindi surriscaldato, disruption through the entire supply chain, quindi problemi sull'intera catena di fornitura, e vedi tutti gli inventari di Pirer Mobility, dei fornitori e venditori, hanno raggiunto livelli record, riduzione degli inventari. Queste sono le cose che devono essere fatte, che sono le cose che avevo anticipato anche io prima. E poi c'è la vendita. Dopodiché ristrutturare il mercato delle bici, i risultati, ok, li abbiamo visti, anche quelli negativi, ve ne ho parlato in altre situazioni. Qua sopra in alto a destra ci sono tutti i debiti, vedete i debiti contratti di cui vi ho parlato io, spiegati bene, con i margini. Questo ve l'avevo spiegato in altri video. E poi questi sono i finanziamenti che sono stati chiesti, li vedete qui, sono i 605, 215, 122, tutti quei numeri che vi ho spiegato prima, richiesti per le varie situazioni. Ok, quindi struttura, share. Allora, questo è il disegno che vi ho fatto vedere io, è assolutamente questo, ma messo al contrario, lo vedete. E qui vengono spiegate le stesse cose che vi ho detto prima, dove la partita si gioca al centro, e quindi Pirer Bajaj Aghe, che è al momento divisa con una maggioranza verso Pirer, ma potrebbe spostarsi con Bajaj. Questo è l'andamento del titolo che voi avete visto nel video, quello andamento Pirer Mobility. Qui è fotografato, adesso in realtà è molto più basso, e quindi qui ci poi il processo della trasformazione, le attività. E poi l'executive board si fa sempre. Come vedete ci sono solo 2 persone, prima erano 8. Ci sono Stefan Pirer, che è l'amministratore delegato, e poi c'è chi comanda veramente adesso, che è stato messo lì dalle banche, dagli investitori e dal consiglio di amministrazione di prima, che è Gottfried Neumeister, che diventa co-amministratore delegato, anche se in realtà questa è una figura di garanzia che viene messa per fare in modo che Stefan Pirer faccia le cose che deve fare e rispetti i programmi. Il Neumeister vuol dire nuovo padrone, fa paura un po' questa cosa, però in tedesco è così. La vendita delle motociclette, e soprattutto mi tolgo così vedete meglio la situazione in cui che vi spiega quante motociclette si vendono, e scoprirete quanto è grave la situazione di MV, che vende 43 moto soltanto in Sud America, 54 in tutta l'Asia, 45 in Nuova Zelanda, 2 in Africa e Medio Oriente, e quindi le vende quasi tutte in Italia, ne vendute
1000, mentre le previsioni erano di 4000. KTM vende pochissimo anche in tutto il Sud America, che tutto il Sud America, pensate quanto è grande il Sud America e quanto bisogno di moto fuoristrada c'è, ne ha vendute 5000, non sono niente, ok? E qui va bene la storia di KTM, e, insomma, ci sono anche molti fallimenti come la XBO e tutto il resto, e poi due persone che sono Hans Lang e Melinda Busen-Beller, che sono quelle persone a cui vi potete rivolgere per avere tutte queste informazioni, e sappiate che sono obbligati a darvele, anche se in realtà fanno fatica a rispondere. Bene, cosa succede a KTM e a insomma, alla MotoGP, fallimento, vendita, MotoGP. Bene, allora vi dico una cosa brutta: gli analisti sono spietati, non io che ho la passione delle moto, che mi piacciono queste cose, ma gli analisti puri che guardano i numeri. I tagliatori di teste, i giardinieri, i tagliatori di rami secchi dicono una cosa molto brutta: che se KTM si vuole salvare deve chiudere, deve chiudere in Europa e produrre solo dove costa poco e ci sono i margini, quindi Cina, India, magari Brasile. Deve lasciare in Europa soltanto la ricerca e sviluppo e il design, sperando che non sia Kiska, ok? Ma MV come la consideriamo? MV la consideriamo un'attività a potenziale alto margine, quindi sartoriale, e quindi probabilmente molto asciugata, facendo le moto su ordinazione e alta customizzazione, licenziando un po' di persone, purtroppo, e mi dispiace chiaramente, si può anche salvare. Dicevano che se KTM smette di produrre dove i costi sono alti, si può salvare e non fallisce. Attenzione alla parola fallimento, che io non ho mai usato nei miei video e che molti mi contestano: ah, non può fallire, dici che fallisce. Non l'ho mai detto, e dico ancora che il fallimento, a meno che le banche non si incazzino da un momento all'altro e non ti chiedono i soldi tutte insieme e quindi ti fanno andare in default, è difficile per un gigante così. Però un gigante così può essere spezzettato, acquisito, presumibilmente avete visto, dagli indiani più che dai cinesi, anche se tutto ormai può succedere di tutto, mentre alcuni marchi vengono soppressi o radicalmente trasformati. Non è come con Ducati, quando è stata comprata da Audi e non è cambiato niente. Se ti comprano, perché non era in crisi, se ti comprano gli indiani e sei in crisi, te se portano in India e lasciano qui il marketing e la ricerca e sviluppo, guardano i marchi che gli servono e gli altri li tagliano. Mi dispiace, però è così. Cosa succede alla MotoGP? Eccola qui, la così tanto bella MotoGP che ci interessa. E soprattutto cosa è già successo? Che intanto Gas Gas scompare e saranno tutte KTM, e questo è una roba che fa parte della riduzione dei tagli dello sport, la Moto2, la Moto3. Ne ho parlato in altri video molto dettagliatamente, anche nel cross hanno fatto delle rinunce. Cosa succede alla MotoGP? Allora, è mia opinione che nel 2027, se l'azienda non sarà stata risanata completamente o comunque in modo soddisfacente, con il cambio di regolamento potrebbe essere chiusa la MotoGP, come KTM ha già fatto in precedenza molte volte per le diverse classi. Ne ho parlato in altri video e ha usato come posso dire, una dicitura che è la sua dicitura salvavita, che prevede l'utilizzo diciamo così, della dicitura crisi globale e gestione delle risorse, ok? Sempre quella. E nel frattempo cosa succede nel 2025-2026? Se lo sponsor Red Bull non abbandona, diciamo così, la KTM, la MotoGP potrà essere fatta lo stesso, però ovviamente ci possiamo scordare tutti i super sviluppi, tutti i super investimenti fantascientifici e le decine di tecnici rubate alla concorrenza a suon di decine di centinaia di migliaia di euro, che infatti sono già stati quasi tutti segati oppure se ne sono andati perché hanno visto che non c'era la situazione. Quindi è una MotoGP di mantenimento dove gli investimenti saranno minimi e si tirerà a campare probabilmente in attesa del nuovo regolamento per cercare di capire cosa succederà a KTM come azienda e come crisi, come situazione di bilancio e finanziaria in quel periodo lì. Le fonti.
Ve le ho fatte vedere le fonti e ve le ho messe nei link. Mi raccomando, confrontate i dati con i miei, anche se non vi piacciono, e leggete bene i numeri, soprattutto quelli con le virgole e i punti. Ricordate di supportare il canale, attivare le notifiche e iscriversi, e perché no abbonarvi, in modo da sostenere in qualche modo il mio lavoro. Questo video è stato lungo, ma dopo questo non potete aver capito come si è arrivati a questa crisi di Pirelli Mobility e KTM, cosa può succedere e cosa può all'azienda e cosa può succedere al suo programma sportivo. Se non avete capito adesso e se contestiamo le fonti adesso, io non vi posso più aiutare. Ciao da Mr. Helmet.